C'ho fame. Copriti, che fa freddo. Vi è mai capitato di sentire gli italiani dire frasi come queste? Magari avete provato a dar loro un senso, ma non ci siete riusciti. È normale, perché si tratta di due fenomeni che non si trovano sui libri di grammatica, ma che sono molto, molto comuni nell'italiano parlato. Ve ne parlerò nel dettaglio in questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Come vi dicevo, i fenomeni che affronteremo in questo video sono molto comuni nell'italiano colloquiale, quello della vita di tutti i giorni, e sempre più frequenti anche nello scritto informale. Si tratta di ci attualizzante e che polivalente. Cominceremo proprio con il ci attualizzante, poi passeremo al che polivalente e restate fino alla fine del video perché, come sempre, ci sarà un esercizio di ripasso per voi. Cos'è dunque il ci attualizzante? Ebbene, è una particella che viene aggiunta al verbo avere per dare una sfumatura di maggiore concretezza, immediatezza. Infatti la parola attualizzante viene proprio da qui, cioè il ci rende l'azione più attuale, più vicina all'esperienza di chi parla. In pratica, questo ci non ha un vero significato grammaticale, non indica un luogo, non sostituisce un nome. Serve solo a rendere il verbo più espressivo, naturale nel parlato. Come funziona dunque? Vi accorgerete che molti italiani non usano nei loro discorsi di tutti i giorni il verbo avere da solo. Piuttosto, nell'italiano parlato informale, aggiungono sempre un ci, che spesso si apostrofa davanti al verbo avere. Ad esempio, c'ho un problema. Ci apostrofo o, invece di ho un problema, che è più formale, grammaticalmente corretto. C'hai fame? Invece di hai fame? C'ha una macchina nuova? Invece di ha una macchina nuova. C'abbiamo tempo? Invece di abbiamo tempo. C'hanno ragione? Invece di hanno ragione. Ma perché? Per nessuna ragione, solo per dare maggiore immediatezza all'azione. C'hanno ragione. Li hai fatti aspettare 2 ore sotto la pioggia, adesso sono arrabbiati. C'hanno ragione. È molto più enfatico. Ma quindi, se voi dite hanno ragione in questo contesto, gli italiani non vi capiranno? Ovviamente vi capiranno, ma suonerete alle loro orecchie sicuramente più formali, un po' come i libri di grammatica. Però, allo stesso tempo, dovete tenere a mente che queste strutture non si devono utilizzare in contesti formali, sia parlati sia soprattutto scritti. Però adesso devo aprire una parentesi riguardo la differenza tra c'ho e ce l'ho. Perché
Questo è un punto che crea sempre molta confusione. Sembrano simili, ma non lo sono. Si tratta proprio di due costruzioni diverse con significati diversi. La prima, ciò, è proprio l'argomento di questo video e dunque ci attualizzante. Dunque, per intenderci, è ci attualizzante più il verbo avere coniugato. Stessa cosa con c'abbiamo, c'hanno e via dicendo. Esprime il possesso, c'ho la macchina, c'ho un'idea, oppure esprime uno stato, c'ho sete. Ce l'ho, invece, significa avere qualcosa di specifico, già menzionato. Non a caso, questa struttura contiene anche un pronome diretto. Se io dico ce l'ho, infatti, innanzitutto ho sempre la particella pronominale ci, che però si trasforma in c'è davanti a un altro pronome per ragioni fonetiche. Suona meglio. E dopo ho appunto un pronome diretto. Se io dico ce l'ho, questa L con apostrofo potrebbe essere sia lo sia la. In ogni caso un pronome dire che si riferisce a qualcosa di specifico, noto, già menzionato. Hai il biglietto? Sì, ce l'ho, che sarebbe c'è, l'ho, il biglietto, ho. Hai la patente? No, non ce l'ho, che sarebbe non c'è la patente, ho. E in realtà la stessa cosa funziona anche con il plurale. Hai le chiavi? Sì, ce le ho. Solo che il pronome al plurale non si apostrofa, però il risultato è lo stesso. Perciò, per distinguerli, dovete assicurarvi della presenza o dell'assenza del pronome diretto. Se il pronome diretto c'è, è presente, quella struttura è una struttura normalissima in italiano, grammaticalmente corretta, accettata in qualsiasi contesto, anche quelli più formali. Ovunque nei libri, nei discorsi ufficiali sentirete ce l'ho, per esempio. Se invece la struttura che avete di fronte o che sentite non ha un lo, la, li, le, un pronome diretto, allora si tratta proprio del fenomeno di cui stiamo parlando in questo video, e cioè ci attualizzante. E in questo caso dovete fare attenzione a usarlo solo, come vi dicevo, in contesti più informali. Prima di passare al prossimo fenomeno, e cioè il che polivalente, voglio aprire ancora un'altra parentesi. Vi ho parlato del ci attualizzante con il verbo avere, perché questa struttura risulta molto colloquiale e informale. Però dovete sapere che la particella pronominale ci non si lega solo al verbo avere, si lega anche ad altri verbi, ad esempio entrare, che diventa entrarci, non c'entra niente, o mettere, che diventa metterci, ci metto 10 minuti, volere, che diventa volerci, ci vuole un'ora. In tutti questi casi, però, il ci, a differenza di quello che succede con il verbo avere, va a cambiare completamente il significato del verbo originale. Ad esempio, volere significa desiderare, volerci invece significa essere necessario.
Questi verbi sono esempi dei cosiddetti verbi pronominali, ossia verbi a cui si aggiungono una o più particelle pronominali, ci, ma anche la, ne, si, che ne cambiano completamente il significato. E proprio a questi verbi ho dedicato un intero corso. Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni, avete a disposizione 30 video lezioni chiare, mirate. Ogni video lezione approfondisce un gruppo di verbi pronominali simili ma non così uguali. Vi parlo delle differenze, vi offro delle alternative, approfondiamo i loro significati. Dopodiché potete trovare per ogni video lezione un articolo dettagliato, molto più approfondito, con alla fine degli esercizi interattivi per ripassare e in più la possibilità di scaricare il PDF della lezione. L'accesso a questo corso è illimitato, quindi anche se sono 30 video, questi 30 video saranno vostri per sempre. Potete guardarli tutte le volte che volete. Visitate questo link per saperne di più riguardo a questo corso e adesso proseguiamo con l'altro fenomeno di cui volevo parlarvi in questo video, e cioè il che polivalente. Sento molto spesso i miei studenti, durante le mie lezioni individuali online con loro, dire cose come ma questo che in italiano è come il prezzemolo, è ovunque, ce lo mettete ovunque. E non hanno torto. Il che polivalente ne è la prova forse più evidente. Perché il che polivalente è un uso della parola che, tipico anche questo dell'italiano parlato informale, in cui che sostituisce molte congiunzioni, pronomi relativi, costruzioni più complesse. È chiamato polivalente proprio perché assume molteplici funzioni, quindi ben oltre quelle tradizionali del che pronome relativo o del che congiunzione. Vediamo allora tutti questi usi. Innanzitutto, nell'italiano parlato informale si può trovare che con valore temporale per sostituire quando, nel momento in cui. Il giorno che ci siamo conosciuti pioveva, il giorno che ci siamo conosciuti. In realtà dovrebbe essere il giorno in cui ci siamo conosciuti. L'anno che mi sono laureata è stato bellissimo. L'anno in cui mi sono laureata. Siamo partiti che pioveva. Siamo partiti quando pioveva o nel momento in cui pioveva. Come avete potuto notare, in tutti questi casi la grammatica standard chiederebbe nel momento in cui o soltanto in cui, ma nel parlato è molto più comune trovare questo che è più diretto, quindi suona un po' più naturale se vogliamo. Ma non è finita qua, chiaramente. Il che può assumere anche valore causale per sostituire, insomma, perché, dato che. Vieni dentro che piove, che significa vieni dentro perché sta piovendo. Sbrigati che è tardi, significa sbrigati, fai in fretta perché è tardi. Mangia che si fredda, mangia perché altrimenti si raffredda il tuo piatto. Sono sicura che abbiate sentito frasi come queste
moltissimo se siete usciti con italiani o anche se avete guardato film contenuti in italiano. Ancora, che con valore consecutivo per indicare così tanto che, al punto che. Faceva un freddo che non ti dico. Significa faceva un freddo tale che non te lo puoi immaginare, anche se te lo dicessi. Era stanco che non si reggeva in piedi. Cioè, era così stanco che non si reggeva in piedi. Questo che, però, polivalente per una ragione, può anche avere valore finale per sostituire affinché, perché con congiuntivo. Vieni qui che ti dico una cosa, che significa vieni qui affinché io possa dirti una cosa. Dammi la mano che ti aiuto. Significa dammi la mano così io ti aiuto, dammi una mano affinché io possa aiutarti. Ancora, che può anche fungere da relativo generico o cui indeclinabile. Cosa significa? Significa che si utilizza che come impostazione predefinita sempre ogni volta che bisogna usare un relativo, invece di usare con le preposizioni il cui, come ci si aspetterebbe. Per esempio, quella ragazza che le ho parlato ieri. La forma grammaticalmente corretta sarebbe quella ragazza a cui ho parlato ieri o quella ragazza alla quale ho parlato ieri. Perché questo è uno di quei casi che richiede preposizione più cui. Il film che ti ho parlato è bellissimo. Dovrebbe essere il film di cui ti ho parlato è bellissimo. Perché appunto il che pronome relativo sostituisce solo soggetti o oggetti diretti nella seconda frase. In tutti questi casi invece avevamo oggetti indiretti e quindi tecnicamente si sarebbe dovuto utilizzare cui preceduto da una preposizione. Ma il relativo generico che assorbe tutto e viene utilizzato tutto il tempo. Ripeto, sempre in contesti informali. A questo proposito, se volete un po' approfondire i pronomi relativi che ancora vi creano delle difficoltà, potete guardare il video dedicato a loro che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. E infine, questo che polivalente può anche avere valore concessivo, come anche se, per intenderci. Bevo ancora un po'. Che proprio non dovrei. Significa bevo ancora un po', anche se non dovrei farlo. Vi ricordo che tutti i casi di questo che polivalente che abbiamo visto sono considerati grammaticalmente scorretti nei contesti formali, nella lingua scritta formale. Tuttavia sono molto comuni nell'italiano parlato e quindi il mio consiglio è cercate almeno di imparare a riconoscerli. Finalmente adesso potete capire perché sentite che così tante volte nelle conversazioni tra italiani. Cominciate a usarlo poco alla volta se volete usarlo. Magari cominciate con espressioni come c'ho fame, per esempio, o mangia che si fredda o fai presto che è tardi. Cominciate poco alla volta ad aggiungere il che polivalente o il ci attualizzante nelle vostre conversazioni con gli italiani. Ma ancora, vi ricordo, solo nella lingua parlata e colloquiale, perché solo in questo caso
facciamo in modo che sia il destinatario a ricostruire le relazioni grammaticali, mentre noi preferiamo usare forme brevi che ci sembrano più dirette. Ma evitateli in saggi, scritti ufficiali per la scuola, per il lavoro, email formali e quant'altro. Siete pronti per l'esercizio? Lo facciamo tra poco, vi volevo soltanto ricordare del nostro regalo per voi, questo fantastico libricino chiamato Perché si dice. È un libricino che abbiamo realizzato proprio per voi, per ringraziarvi del vostro affetto, e abbiamo scelto questo titolo perché lo leggiamo molto spesso nei commenti. Perché in italiano si dice bla bla? E quindi ho raccolto delle espressioni che in qualche modo sono relazionate con altri paesi, ad esempio le francesine o blu di Prussia e così via. E vi do non soltanto la definizione di queste espressioni, ma vi parlo anche dell'origine, perché si dice proprio così. Ad esempio, chissà perché si chiamano le montagne russe? Come vi dicevo, è un regalo, quindi è completamente gratuito, potete scaricarlo visitando questo link. E adesso vediamo l'esercizio. Allora, vi darò delle frasi da manuale, quindi frasi grammaticalmente corrette, e voi dovete cercare di trasformarle per renderle più naturali, utilizzando tutto quello di cui abbiamo parlato in questo video. Pronti? Hai l'ombrello? Sì, lo ho. Vieni in casa perché fuori fa freddo. Ho un mal di testa terribile. Il giorno in cui ci siamo incontrati ero molto nervoso. Hai le chiavi di casa? No, non le ho. Vi lascio un po' di tempo per pensarci. Se amate questo tipo di fenomeni tipici del parlato, allora vi suggerisco di guardare anche il video sul dativo etico. Per intenderci, la ragione per cui in italiano diciamo frasi come stammi bene. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Non dimenticate poi di passare dal nostro sito web learnamo.com se volete leggere la spiegazione scritta e quindi il contenuto dei miei video, ma più approfondito, con maggiori esempi, curiosità e quant'altro. E alla fine di ogni articolo trovate anche gli esercizi interattivi per ripassare e il podcast da scaricare e ascoltare quando e dove volete. Se andate sul nostro sito web, nella sezione lezioni, c'è proprio la barra di ricerca che vi permetterà di cercare le parole chiave con molta facilità e poter trovare subito l'articolo che vi serve. Detto questo, vediamo un po' le soluzioni. Insomma, le frasi precedenti erano corrette, ma queste frasi che abbiamo trasformato sono sicuramente più naturali, le potrete sentire molto più spesso nelle conversazioni tra italiani. C'hai l'ombrello? Sì, ce l'ho. Vieni in casa che fuori fa freddo. C'ho un mal di testa terribile. Il giorno che ci siamo incontrati ero molto nervoso. C'hai le chiavi di casa? No. Non ce le ho. Come vedete, ho aggiunto il che polivalente in frasi come vieni in casa perché fuori fa freddo, quindi causale, o il giorno che ci siamo incontrati ero molto nervoso, invece di il giorno in cui, quindi questo relativo generico. E poi nelle domande ho aggiunto il cosiddetto ci attualizzante. C'hai l'ombrello? C'hai le chiavi di casa? Così come anche in c'ho un mal di testa terribile. E poi ho aggiunto il ci nelle strutture con pronomi diretti. Il ci qui è veramente necessario per rendere la frase più naturale, ma è anche, come vi dicevo prima, accettato in qualsiasi registro. Ce l'ho,
Ce le ho. Bene, com'è andato questo esercizio? Conoscevate uno di questi due fenomeni? Li conoscevate entrambi? Fatemelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace se ancora non lo avete fatto e seguire l'Ernamo su tutti i social. Non dimenticate di dare un'occhiata al nostro corso sui verbi pronominali se volete imparare questi verbi tanto comuni nella lingua parlata italiana. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.